ragazzi, sono Michele Giurgola, istruttore di apnea, di pesca in apnea, allenatore e maestro federale. Vi voglio rubare qualche minuto della vostra giornata per spiegarvi esattamente le prime 10 regole della pesca in apnea. Nati per respirare e camminare, l'evoluzione è stata quella appunto di trattenere il respiro per poter accedere nel nostro mare. Negli ultimi anni la voglia di osare o semplicemente di non prestare attenzione a quelle che sono le regole basi dell'apnea ci hanno portato a vedere tristi e devastanti situazioni. Spesso sento parlare di imitazioni, ma provare ad imitare un campione italiano, mondiale che sia, dovete cercare anche di imitare tutto il contesto di un allenamento. Io non credo che sia del tutto vero il fatto dell'imitazione, o meglio, c'è una piccola fetta sicuramente che vuole imitare, però la cosa più grave è che gli incidenti avvengono entro i 25 metri, o meglio possiamo dire che vogliamo arrivare subito ad una conclusione, cioè quella di pescare a più fondi. Io non credo che in passato ho imitato grandi campioni, ci sono arrivato con degli step, piccoli step alla volta, cercando di ascoltare e soprattutto di avere sempre nella mia tasca quella scorta in più di aria che mi poteva permettere appunto di tornare a casa. Perché ovviamente nessun pesce vale la nostra vita. Non credo che la maggior parte degli incidenti sia l'imitazione, ma come dicevo poc'anzi sono le prime 10 regole dell'apneista che vengono proprio dimenticate. Prima regola rimane sempre quella del sistema di coppia. Cos'è il sistema di coppia? È semplicemente il compagno che ci veglia dalla superficie. Il compagno chi è? È quell'uomo che appunto ci conosce molto bene, che non ci sfida, che sa intervenire in caso di un'emergenza, ma soprattutto è quel compagno che ha le vostre stesse profondità. Ecco, la questione nasce per uno che scende fondo. Purtroppo per le mie quote non riesce mai a vedermi, ma soprattutto perché poi emergo in un'altra zona molto più lontana, parliamo di 20-30 metri addirittura in base alla corrente che ci sta. Respirazione pre e post apnea. Ecco, a tal proposito, un po' di anni fa ho realizzato 2 video dove spiego esattamente come si respira prima dell'immersione e dopo l'immersione. Respirazione pre-apnea non è una respirazione forzata, ma è una respirazione ben controllata. Molto spesso l'iperventilazione si presenta appunto con dei formicoli sulle dita, un intorpidimento, quindi sono sensazioni che non dovremmo mai arrivare. Se stiamo arrivando con simili situazioni, l'immersione non si effettua, si rimane in superficie, ci si rilassa e poi si ritenta il tuffo. Quindi cercate di essere molto più conservativi sulle vostre sensazioni. Di cosa avviene durante una respirazione sbagliata? Iperventilazione, crollo della CO2, aumento dei battiti cardiaci, aumento della pressione arteriosa. Per farvi capire ancora meglio la respirazione post-apnea, ho messo a disposizione anche i miei errori. 3, 4, 5, 4, 3, 2, 3. Terzo punto è il recupero dell'immersione. Quanto tempo dobbiamo semplicemente aspettare in superficie prima di rieffettuare il nostro tuffo? Allora questo va in base ovviamente alla profondità, tempo di immersione, ma soprattutto quante immersioni abbiamo fatto. Perché dobbiamo recuperare? Perché dobbiamo semplicemente ripristinare e saturare l'organismo. Dobbiamo smaltire la CO2, ripristinare l'ossigeno e smaltire l'azoto, causa della patologia di decompressione dell'apneista. Parliamo appunto del Taravana. Ragazzi, rispettate i tempi di recupero perché sono fondamentali. Io sono 10 minuti che sono a bordo e aspetto altri 2 minuti, respiro e poi parto, quindi sono 12-13 minuti totali. Ecco, negli ultimi anni molti atleti veramente allenati il recupero sarà molto veloce, ovviamente poi non fanno i conti appunto con il recupero fisiologico e quindi benvenuto Taravana. Molti apneisti credono di essere delle macchine da combattimento, non fanno mai conti sempre con questo famoso Taravana, ok, ma non solo, anche una perdita di energia stessa. Il fatto di non avere mai un recupero reale terrestre con una notevole anche idratazione induce ovviamente l'incidente di Taravana o ancora peggio di perdita di coscienza e parliamo appunto del blackout. Se facciamo 2 giorni di immersione ne dobbiamo fare almeno 2 a casa, ok? Un giorno di recupero è poco.
se abbiamo fatto 2 giorni pieni a mare, il nostro corpo è fatto all'immersione. Quei 2 giorni bisogna recuperare energie sia muscolari, ma soprattutto a livello idratazione, quindi bere il doppio e il triplo rispetto, diciamo, alla situazione normale, quotidiana. Ecco, a tal proposito mi allaccio a unire sport terrestri a quello appunto che è la nostra attività in mare. Quei periodi di carico, ovviamente in mare non possiamo mai avere una condizione perfetta a livello muscolare, ma non solo, anche di adattamento all'immersione. Possiamo pretendere di andare in mare ed effettuare i tuffi così alla buona, quindi dobbiamo essere consapevoli che siamo stanchi già da quello che stiamo facendo e quindi in mare ci dobbiamo comportare di conseguenza. La quinta regola è quella di adattarsi alla profondità. Molto spesso effettuiamo i tuffi così all'impazzata, senza neanche ascoltarci, tanto magari già dal giorno prima che mi sono adattato benissimo, il giorno dopo posso tranquillamente andare a fondo. No ragazzi, l'adattamento è molto importante, quindi effettuate dei tuffi molto graduali, arrivando alla vostra quota comoda, quindi di sicurezza. Vi ricordo che non tutte le giornate possono essere perfette, vi ricordo che c'è sempre quell'inconveniente che dobbiamo valutare e ovviamente bisogna gradualmente adattarsi in tutte le situazioni. In ogni sport c'è sempre un adattamento, quindi un riscaldamento. Non vedo perché nell'apnea non ci debba essere. Sesto, tra parentesi, comandamento: restare sempre nella quota di sicurezza, la vostra quota di comfort. Vi faccio un esempio: se ho in assetto costante su un cavo 40 metri, ok, io vado a pescare a 25-20 metri. Ecco, quella sarà la mia quota di comfort, perché ovviamente ho un parametro in più che sarà quello di sicurezza, ok, perché ovviamente in assetto costante siamo sul cavo, quindi siamo appenisti. La pesca ovviamente c'è tutta un'azione di caccia, quindi un'energia in più che noi stiamo in quel momento sprecando. Quindi avere metri in più, avere più consapevolezza, più adattamento, più apnea ci serve semplicemente per restare in sicurezza. E magari qualcuno di voi starà pensando: e allenarsi in piscina cosa c'entra con la pesca in apnea? Allora, gli allenamenti in piscina servono semplicemente per avere una consapevolezza maggiore della nostra apnea. A parte che si lavora sulla tecnica, sulla respirazione, sulla postura, sul rilassamento muscolare, si lavora sulla respirazione post apnea, come si fa? Tramite appunto delle ripetute dove mettiamo sotto stress appunto il nostro corpo, e quindi l'errore della post apnea è molto più visibile e arriva la cazziata, ok? Quindi ci sono tanti lavori che si fanno in piscina, anche sulla sicurezza, quindi soccorso di un apneista, quindi si ricreano in totale sicurezza in piscina delle situazioni che noi potremo incontrare quando siamo in mare da soli. Se non abbiamo un assistente o comunque un amico che ci può accompagnare, dobbiamo essere più consapevoli che siamo appunto da soli e quindi le regole devono essere ben rispettate. Ricordiamo che in mare siamo degli ospiti. L'apnea è uno sport estremo, ok? E quindi ogni piccola sfaccettatura deve essere valutata molto bene. È brutto dirlo, ma l'inconveniente è sempre dietro l'angolo. Potrebbe semplicemente incastrarsi una pinna nello scoglio, aggrovigliarsi in un palamito, in una rete, o semplicemente un pesce sparato male, e capita molto spesso quello di non riuscire a risalire. Se non abbiamo veramente dei margini in più, avviene l'incidente, ragazzi. Molto spesso l'apneista si dimentica di bere. L'apneista deve bere durante la sua attività poco e sempre, ragazzi, poco e sempre. Questa è la regola. È legato ad una perdita di liquidi e quindi ovviamente dobbiamo cercare o perlomeno di recuperare quelli che stiamo perdendo. Poi volete fare un test, provate a pesarvi prima di andare in mare. Poi, una volta tornati, ripesatevi nuovamente e vedrete che vi mancherà dal chilo e mezzo, anche 2. Ottavo comandamento. Ragazzi, l'assetto non sta venendo valutato. Stiamo aumentando la zavorra per cercare di essere quanto più veloci possibili in caduta. Ragazzi, vi ricordo che dobbiamo risalire poi, Se abbiamo uno schienalino perché stiamo pescando nel sottocosta e ci vogliamo allontanare nella parte più fonda, lo schienalino va tolto e allacciato appunto alla boa.
È semplicissimo, Cioè è molto semplice la cosa, dobbiamo farla. Le cavigliere non vanno indossate in profondità, le cavigliere vanno indossate massimo entro i 3 metri di profondità. Altro punto ragazzi, la boa. La boa è molto importante, boa senza striscia trasversale bianca non serve a nulla. Ragazzi, si sono verificati incidenti con tutta la boa, avete ragione, ok? Ma non dobbiamo basarci sulla boa perché ci sta e il natante la vedrà. Ragazzi, purtroppo la boa molto spesso dal natante non viene vista. Dobbiamo prestare attenzione a loro, purtroppo non ci vedono e può capitare che magari si mette la boa nella fascia di luce. Quindi ragazzi, come vediamo un natante, non immergetevi, aspettate il passaggio della barca per poi farvi la vostra immersione. Dobbiamo stare a 360 gradi, siamo in acqua, siamo in mare e tutto può accadere. Questo per rendervi conto di quanti rischi abbiamo durante questo meraviglioso sport. Abbiamo 1000 sfumature di blu, ma non solo, anche di grigio purtroppo. 10° comandamento, e non l'ultimo perché ci sono altri, però diciamo questi sono i primi 10. Il certificato medico agonistico secondo me è molto importante perché si fa una prova da sforzo e quindi il nostro motore si può vedere esattamente come sta. Perlomeno ragazzi accantoniamo un problema, no? Prima di immergerci, visto che facciamo un'attività estrema. Che dirvi ragazzi, la pesca in apnea non è una guerra nei confronti del mare cercando di prendere quanto più pesce possibile, ma bensì deve essere un ritrovo con noi stessi, cercando di creare con noi stessi una sensazione di tranquillità, di distacco dalla realtà terrestre che è quella ovviamente familiare, lavorativa e quant'altro. Quindi io invito tutti voi a un rispetto dei propri limiti, ma soprattutto perché dobbiamo rispettare chi ci aspetta a casa. Che dirvi ancora ragazzi, dal Salento è tutto, un saluto da Michele Giurgola, se il video vi è piaciuto metteteci un pollice in su e iscrivetevi ovviamente sempre al mio canale. Grazie ancora ragazzi, occhio alla penna, vi prego non roviniamo il nostro sport, cerchiamo di essere conservativi, vi prego. Ciao a tutti!